22 maggio 2023, i giornalisti investigativi Jeremy Corbell e George Knapp, che ormai, conosciamo bene per le molteplici fughe di notizie non autorizzate, video e foto in ambito UFO, hanno pubblicato quello che chiamano Mojave Triangle UAP. Sul sito ufficiale di Corbell è possibile leggere il resoconto ufficiale dell'evento con tanto di foto ripresa non da Jimmy il cacciatore di UFO con la barba che vaga nel deserto, ma da alcuni militari del Marine Corps Air Ground Combat Center 29 Palms a Camp Wilson in California. Ebbene, cari signori, abbiamo a tutti gli effetti una foto sospetta, molto sospetta dalla provenienza indiscutibile, che apparentemente rivela uno UAP. E quindi molti utenti via email mi hanno chiesto di indagare. Segui questo video fino alla fine per sapere nel dettaglio che cosa stiamo guardando. Non c'è solo una foto, ma anche vari video che sono stati pubblicati dai ricercatori. Quindi diamo un'occhiata al materiale e poi vi racconto che cosa è successo e di che cosa si tratta. What is... And nobody shoots in a 5-gun section. This is crazy. No, you can see like an outline of something. Yeah. My phone. It's moving. Fucking good enough. Take What me you got? to your leader. Oh hell no. Yo, we got aliens out here, dog. My phone camera says. Yo, this is fucking weird. We got UFOs outside. Yo, hey, everyone's out here. Yo, motherfuckers. What is this shit? You're gonna see me in my basement discovering the sword behind us. Now it's not showing up in my camera. Yeah, same. This research wasn't for nothing. I knew aliens were real. Send it to Alex Jones. There's more lights around it. L'evento si è registrato in data 20 aprile 2021 fra le 20:20 e le 21:30 di sera. L'evento è stato registrato presso la base di Camp Wilson nel deserto. È durato circa 10 minuti. Ci sono oltre 50 testimoni militari a conferma dell'evento. Le immagini provengono da vari iPhone nonché da alcuni sensori della base. La forma descritta dai testimoni oculari era triangolare per l'angolo di osservazione. A detta loro non emetteva nessun suono e le dimensioni complessive erano quelle di mezzo campo da calcio. Ovviamente parliamo delle dimensioni dell'area apparente delineata dai punti di luce, sospettando un grande triangolo. La sequenza temporale riportata dai giornalisti è questa. Alle 20:20 appaiono queste luci. Alle 20:24 iniziano le prime registrazioni con gli iPhone. Alle 20:29 vengono sparati dei razzi per illuminare il presunto oggetto senza successo. Alle 20:30 il presunto UAP si è come spento, è scomparso poco prima che, guarda caso, i razzi di illuminazione si avvicinassero alla distanza utile.
e da quanto riportato c'è stata una significativa risposta aerea e terrestre militare per circa 3 ore dopo questo avvistamento di massa ritenuto dai testimoni come uno sforzo di ricerca e ricognizione. Che cosa riportano i giornalisti? Permettetemi di illustrarvi fino in fondo la vicenda nei minimi dettagli prima di, analizzarla personalmente come si deve. Jeremy Corbell riporta che, a causa della posizione di questo avvistamento UFO di massa all'interno dello spazio aereo ristretto di una delle nostre installazioni militari attive degli Stati Uniti, sono state accumulate quantità significative di dati che includono informazioni radar, termiche ed elettroottiche. Si presume inoltre che la documentazione sulla base sia stata generata con elevati standard di sicurezza a causa del protocollo e della risposta osservata dai testimoni. Questo caso non è stato correttamente segnalato attraverso i canali di indagine UAP attivi degli Stati Uniti sotto l'autorità dell'ARO, All Domain Anomaly Resolution Office del Dipartimento della Difesa. Allora, signori, l'evento è stato esposto e adesso arrivano i documenti ufficiali. Che cosa abbiamo qui? Te lo dico io, ok? Te lo dico io che cosa abbiamo qui. Non abbiamo niente, abbiamo dei puntini luminosi nel cielo notturno fraintendibili che non dimostrano niente, né dimostrano assolutamente la presenza di un triangolo in cielo grande come mezzo campo da calcio. E dirai, ma come Omega? Basi militari, foto, video, testimonianze? Ebbene, segui questo video fino alla fine per capire che cosa significa indagine UFO. Ovviamente la polemica iniziò immediatamente e mentre infuriava il dibattito fra coloro che pensavano si trattasse di razzi contro coloro che credevano che si trattasse di un triangolo gigante in cielo, il dibattito sul bagliore si è intensificato quando l'amico The Black Vault John Greenwald ha pubblicato su Twitter un video del Dipartimento della Difesa, guarda caso girato la stessa notte del presunto incontro UAP nella stessa location, che corrispondeva in modo quasi identico al filmato UAP che circolava sul web e nei media mainstream. Titoli sensazionalistici senza approfondire. Il fenomeno vende e tutti contenti, ma che cosa è stato ripreso? Perché qualcosa è stato fotografato e ripreso, c'è chi si limita a riportare l'evento e chi invece vuole vederci chiaro per impedire che il fenomeno, quello vero, venga ulteriormente deriso. Immediatamente The Black Vault ha presentato una richiesta FOIA al governo per cercare informazioni relative al materiale pubblicato da Corbell. E la risposta è arrivata in data 6 luglio 2023, qualche giorno fa. Quelli che state guardando infatti sono tutti documenti ufficiali che dimostrano, attenzione, non è che sollevano il sospetto, no, che dimostrano che quei puntini luminosi non erano altro che razzi sparati durante un'esercitazione poco lontana dalla base. Ci sono registri, documenti, dati, mappe, lettere, foto e altro, 128 foto. Ed è possibile vedere tranquillamente il fumo emesso dai razzi anche nella foto pubblicata da The Black Vault. Sono stati anche rilasciati i video dell'esercitazione dove vengono ripresi i razzi e si può tranquillamente osservare il fumo che esce dagli stessi. Quelli che state guardando sono i documenti ufficiali del Marine Aviation Squadron 1. Questi invece sono i documenti ufficiali del Tactical Training Control Group che dimostrano, accertando data e luogo, che l'evento raccontato da Corbell non è altro che il frutto di bagliori emessi da un'esercitazione militare. E infine, questa è una lista chiamata Rangers, emessa durante l'esercitazione e compilata appena dai supervisori. I video, i documenti
e le foto ottenute ai sensi del Freedom of Information Act questo mese da The Black Vault, 128 foto dell'esercitazione, mostrano in modo incontestabile scie di fumo sopra le 5 luci che indicano che si trattava di effetti di esposizione prolungata che suggeriscono che i punti di luce non stavano librandosi in cielo come voleva farci credere Corbell, ma che stavano semplicemente scendendo lentamente come fanno i razzi. Ecco perché dalla più lontana base poi sono stati visti scomparire magicamente. Sono stati visti scomparire magicamente perché si sono spenti. Ecco risolto il mistero e i titoli sensazionalistici dei giornali brutti. Vi mando tutte le foto e i video fatti rilasciare da The Black Vault negli ultimi giorni. Che dire, io vi ho detto la mia, poi sarete voi a decidere. Allora, cari amici, facciamo il punto della situazione. No, parliamone, che fa bene parlarne. Tutto questo cosa dimostra? Dimostra ancora una volta che quello degli UFO è davvero, ma davvero un fenomeno difficile da trattare, a tratti ingannevole che fino all'ultimo dato non può essere dichiarato anomalo. Dimostra che anche gente come Corbell, che comunque, dai, parliamoci chiaro, ha fatto rilasciare tanta ma tanta roba valida da fonti non autorizzate negli ultimi anni, può cadere in confusione di fronte a fatti che sono stati pesantemente smentiti. Tutto questo dimostra perché, quando si affronta il tema ufologico, bisogna sempre e comunque affidarsi a documentazioni certe. Te la faccio molto semplice, ok? Le superpotenze militari del pianeta possiedono i sensori più all'avanguardia del mondo nell'osservazione celeste. Addirittura detengono strumenti anche più efficaci delle missioni scientifiche e soprattutto monitorano lo spazio aereo dei propri paesi 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Ed è per questo che, facendo un esempio, IM-1, il presunto meteorite interstellare, presunto meteorite, che non era un meteorite, più piccolo di 1 metro, studiato attualmente dal team di Harvard e rivelato essere inspiegabilmente più duro di ogni meteora nel catalogo della NASA, non è stato ripreso dai sensori delle missioni scientifiche, ma, guardate che caso, dai sensori del Comando Spaziale degli Stati Uniti. Capisci? Proprio perché sono quelli più abili nell'osservazione anche di piccoli oggetti che potrebbero rivelarsi armi estere o minacce straniere, come bombe atomiche, chimiche e quant'altro. Nel corso degli anni, utilizzando anche infrastrutture top secret di satelliti in orbita e non solo, soprattutto gli Stati Uniti, sono riusciti a mettere in piedi un vero e proprio occhio globale di monitoraggio in grado di riprendere oggetti nello spazio diretti verso la Terra, oggetti sottomarini non identificati, i famosi veicoli transmedium, in grado di passare dal volo aereo a quello sommergibile, e vari altri oggetti che infrangono l'atmosfera o i confini dei paesi. Ecco, la maggior parte di questo materiale è segretato, un po' per la pesantezza delle informazioni e un po' perché divulgando determinate osservazioni si rivelerebbero al mondo
e quindi anche agli avversari, dettagli sensibili relativi a certe tecnologie. Per farvi un esempio, ho citato e continuerò a citare il sistema satellitare super segreto Sentient, stabilito attraverso i satelliti del National Reconnaissance Office. E direte, e perché se è super segreto ne parli? Ne parlo e ne conosciamo l'esistenza perché grazie a richieste che si appellano alla legge sulla libertà di informazione sono stati divulgati micro dettagli all'interno di fascicoli per lo più censurati, tutte le pagine sono censurate, che però ci hanno detto chiaramente che questo sistema satellitare basato su un'intelligenza artificiale sconosciuta ha rivelato UAP nello spazio. Chiaro? Come potete vedere, l'intero fascicolo non è disponibile tranne che per determinati dettagli che sono bastati però a farci comprendere di che cosa stavamo parlando. Ecco, basta che anche solo piccoli dettagli vengano fuori dai sensori del governo per accendere il dibattito e a fronte delle controversie sollevate in merito a determinati video UFO dubbi, molto dubbi, il consiglio che do a tutti i ricercatori indipendenti che si vogliono approcciare al fenomeno o che insomma stanno iniziando, il modo più concreto, secondo il mio umilissimo punto di vista di fare ricerca, è quello di avanzare indagini documentali carte alla mano che perlomeno ci dicano qualcosa in merito alle operazioni super segrete dei governi in ambito UFO. Ovvio poi, ma è ovvio che la maggior parte delle informazioni sono esenti dal FOIA e che quindi hanno letteralmente il monopolio delle informazioni che vengono divulgate. Siamo d'accordo, ma questo è ovvio. Pensate che non ci arrivo? Ma almeno però non perdiamo tempo valutando senza certezze video UFO dubbi come i bambini di 6 anni che condividono i video UFO in computer grafica. Chiaro? In conclusione, per mettere un punto, il Mojave UAP condiviso da Corbell non è altro che un'esercitazione militare. Non ci possiamo fidare delle ricerche di nessuno e quindi ti consiglio sempre di approfondire personalmente. E purtroppo, veramente purtroppo, sono costretto a dire che la ricerca in ambito UAP, dopo 60 anni, non si muove di un centimetro. Io davvero spero di aver fatto chiarezza perché siete stati davvero in molti a inviarmi mail e a chiedermi di affrontare questo tema, l'ufologia è anche questo, e se il video ti è piaciuto e pensi che ne valga la pena ti chiedo un po' di sostegno semplicemente con un like, un commento e se vuoi con una condivisione del video. E ringraziandovi per essere stati con me, vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!